Ciao a tutti da Coin1988 e benvenuti a un nuovo tutorial di Revelation Online dove spiegherò il pannello di Gilda. Per aprire il pannello di Gilda potete o cliccare su quest'icona a forma di scudo qui in basso oppure premendo G dalla tastiera. Vi si aprirà questa schermata iniziale dove ci sono un po' di cose. Partendo da sopra avremo questo pulsante qui dove cliccandoci potrete entrare in Gilda. Questo è solo uno dei metodi, ma ci sono altri metodi per entrare in Gilda. Infatti un altro è andare da questo NPC che trovate in vari punti della mappa e parlando con l'NPC cliccate su Enter in Base e entrate nella base Gilda. Andando verso sinistra troviamo i Guild Events. Alcuni vi serve essere più persone per farli, quindi diciamo li farete solamente se il vostro capogilda o altri ranghi più alti lo inizieranno, e altri sono in solo, tipo ad esempio i Guild Signin che facciamo subito. Si clicca qui, questi vi detrae Imperial Coin ma vi dà comunque Felti, che è la quantità che c'è scritta qui, e aumenta il Guild Acclaim, mentre se non volete usare l'Imperial Coin ma volete usare gli Aurum c'è una terza possibilità che è questa qui. Userete 6 Aurum e vi darà di più Felti e gli stessi Guild Acclaim. Come vedete in tutte e tre le scelte dà alla Gilda un punto di Guild Acclaim. Io clicco qui in quello di mezzo e comparirà nella chat che avete fatto il daily sign-in e vi dà 1800 felti. Queste sono quest di Renato Baldwin che probabilmente avrete già visto se siete passati dal mio canale Twitch, qualche volta le ho fatte. Questo è un evento che starta di solito la sera e si fa in gruppi, bisogna essere minimo in 3 per entrarci. Questo è un altro evento che si fa in gruppo e viene startato sempre la sera da ranghi alti. Poi c'è lo special trade che noi la chiamiamo cammellata, è una quest che si può fare in solo 5 volte al giorno e magari poi lo farò in un altro tutorial, non vi prometto niente, ma è una cosa che vorrei fare. Il Base Bonfire è un altro evento che starta in automatico la sera. C'è una zona dove appaiono delle torce e vi dà exp e se voi usate Aurum voi potete prendere dei reward in più. Mentre queste sono settimanali e sono entrambe in gruppo. Sul lato di destra abbiamo il tutelage che tra poco con la mia cara Mogami vi farò vedere in cosa consiste. C'è il Guild Red Envelope che man mano che la gente fa sign-in aumentano queste pergamene qui e per esempio quando arrivate a 15 vi dà la prima pergamena e un rango alto cliccherà su questi tasti qui e vi arriveranno queste pergamene dove prenderete degli item. Poi troviamo il Noble Treasury che non è altro che lo shop di Gilda dove potete usare Felti. Ci sono varie pagine, come vedete la prima pagina trovate questi oggetti qui, nella seconda ci sono altri oggetti, nella terza c'è questo oggetto qui e nell'ultima troviamo quella
che io visito più spesso perché oltre ad esserci Plumstone o oggetti per i pet, trovate a volte delle pergamene con dei pet, quindi se siete interessati ad avere più Battle Companions, questa è la pagina giusta per trovarli. Si aggiorna 2 volte al giorno e basta. Questo per quanto riguarda il Nobile Treasury. Per quanto riguarda il Guild Auction House, io non ci clicco mai per il semplice motivo che quando si attiva questo Guild Auction House vi compare un simbolino col martello giallo qui sullo schermo, quindi ci cliccate da lì e non dovrete entrare qui per cliccarci. E le altre cose, diciamo, sono più zone dove voi ci andate, eseguite delle azioni, ma questo ve lo farò vedere in un altro tutorial dove andremo in giro per la gilda. E l'ultimo importante è il machine room dove voi potrete comprare in base alla vostra classe, al vostro livello, pezzi di set. Escono casuali, quindi vi può capitare uno di colore non molto buono e quindi lo dovrete buttare dall'NPC oppure rompere col martello, oppure vi può capitare qualcosa di veramente utile che potrete utilizzare in PvP. Ora, detto ciò, io chiudo per un attimo questa pagina, c'è Mogami che mi aspetta, io clicco su Guild Tutelage, vi faccio vedere, qui è la pagina per richiedere, se c'è qualcuno che può darvi tutelage, voi da questa pagina qui potete cliccare sull'icona che vi comparirà qui a destra e richiederete il tutelage. Mentre qui è per offrirlo. Ora io lo farò con Mogami, vedete qui c'è un tasto cliccabile e in pratica chi lo riceve prende o XP o Excelsior e chi lo dà riceve in cambio fealty. Ora io clicco su Offer Tuition per Mogami e vi farò vedere come funziona. È una quest veramente corta, dura meno di un minuto. I, i personaggi si posizionano così e quando questa barra sarà piena comparirà in chat cosa avrete ricevuto come ricompensa. Come vedete è abbastanza veloce. E termina qui. Infatti, vedete, Mogami ha ricevuto questo quantitativo di XP, mentre io ho ricevuto 800 felti. Ritornando sulla pagina G, ci sono altre pagine che possiamo visitare. Andando da sinistra verso destra, troviamo Info, dove noi troviamo, diciamo, una pagina informativa riguardo alla Gilda, con tutte qui le risorse che abbiamo e le varie notizie importanti. Anche da qui possiamo tornare alla base. Da qui invece spero che voi vi troviate bene nella Gilda e di non doverlo usare. Leave Guild serve per abbandonare la Gilda. Da qui ci si può cambiare anche il motto, come vedete noi ce l'abbiamo impostato, ma volendo lo si può cambiare. Ovviamente anche per questo bisogna essere rango alto per poterlo fare. Nella pagina members troviamo la lista dei membri della Gilda. In prima posizione, se voi avete la freccia verso su, vi metterà le persone online e poi man mano vi fa un elenco con una lista da quanto tempo non loggano, la classe, il titolo, eccetera, eccetera, tutte le info
su di loro. Questi tasti li possono usare, come vedete, se clicco qui posso farci cose, ma solamente chi è il rango alto può fare queste cose. Per esempio può cambiargli il rango, può espellerlo, eccetera. In base vi farà vedere una mappa della gilda con tutti i livelli delle strutture. Come vedete vi potete spostare, e se non siete in base e non volete andare direttamente sul Guild Inventory, cliccando qui sulla scritta Guild Inventory voi potrete entrare nell'inventario di gilda, mentre qui potete fare delle donazioni alla gilda, che in questo caso io non ho niente da donare perché quando ce li ho li dono subito, mentre qui potete donare aurum alla gilda. Qui vi fa di nuovo un recap riguardo ai livelli e alle risorse che si hanno in gilda. Qui vi mostra se stiamo aumentando il livello di alcune strutture. In management voi trovate nella prima schermata in technologies tutte le tecnologie apprese dalla vostra gilda, che sono un'infinità. Man mano che aumentate i livelli delle strutture voi potete aumentare anche questi qui. Banner and color non è nient'altro che il simbolo, come è, volendo ci si può cambiare, ovviamente anche qui bisogna essere di rango alto per poterlo fare. In statistic voi trovate un recap differente questa volta perché vi fa vedere il vostro contributo alla gilda. Vi fa vedere per esempio nel building quanto avete fatto, in purchase, che sono le cammellate, la quest che abbiamo vista prima, quanto avete fatto, daily assistance, insomma un po' di tutto, e come ultimo il Ferti, e voi potete scegliere se guardarlo giornalmente cliccando su today, settimanalmente cliccando su week, mensilmente cliccando su month e generale cliccando su all. In pickup setting voi potete vedere se avete gilde nemiche o gilde alleate, e in caso poi vogliate farlo potrete sempre stipulare amicizie o ostilità. Nel tasto War noi troviamo questa schermata che vi serve per affrontare altre gilde in combattimento. Voi inserirete qui il nome della gilda e cliccate challenge, anche qui vi servirà il rango alto per farlo. E infine su event noi troviamo questa pagina qui, che è una pagina dell'evento che si svolge il venerdì sera alle 20 ore del server. È un evento gilde contro gilde, vi serve per fare comunque dei punti e ottenere dei reward. Cliccando sul latest voi potrete vedere contro chi voi dovrete sfidarvi quel giorno, sia nella 79 e sia nella 69. Poi in leaderboard vi farà vedere la classifica di questo evento qui, e questi tasti vi servono per registrarvi in caso voi non ce l'avete in automatico. Quando arriverà l'ora dell'evento vi compariranno dei simbolini rossi sullo schermo, dove voi cliccandoci entrerete e aiuterete la vostra gilda a effettuare questo evento. Detto ciò, per quanto riguarda il pannello di gilda è tutto. Io ringrazio tutti quelli che guarderanno
questo video tutorial e che vorranno imparare qualcosa da questo video tutorial. Spero che sia tutto chiaro. In caso voi abbiate domanda potete lasciarlo nei commenti e non mi resta che ringraziarvi e salutarvi. Da Coin 1988 è tutto e ci vediamo al prossimo tutorial.